Ascolta. Riesci a sentire i suoni intorno a noi? Le tazze, le persone che parlano a bassa voce e la musica che suona nel bar. Questo è il luogo perfetto per imparare l'italiano oggi. Sì, adoro questa atmosfera. L'italiano non si trova soltanto nei libri. È presente nella vita quotidiana, nei bar e nelle conversazioni reali. Esattamente. Oggi impareremo a parlare in modo naturale in un bar italiano, utilizzando espressioni semplici, naturali e utili. Immagina di entrare in un piccolo bar a Roma. Il cameriere ti guarda e dice: «Buongiorno, desidera?» Significa «Buongiorno, che cosa desidera?» Sorridi e rispondi: «Buongiorno, un caffè, per favore». Perfetto. È una frase breve, ma molto importante. Hai già utilizzato 3 espressioni essenziali: buongiorno, caffè e per favore. Sì, e puoi aggiungere «grazie mille», perché la cortesia è sempre importante quando si parla italiano. Ascolta attentamente la pronuncia. Diciamo grazie mille. Dillo con calma e con un sorriso. L'italiano è una lingua musicale. Mentre aspetti il tuo caffè, osserva le persone intorno a te. Qualcuno sta leggendo un libro, un'altra persona sta lavorando al computer e altre persone stanno conversando tranquillamente. Sì, tutto questo è italiano vivo. Puoi osservare, ascoltare e imparare. Anche quando non stai parlando, puoi sentire parole utili ogni minuto. Per esempio, ascolta attentamente. Mi scusi, può passarmi lo zucchero? Significa: mi scusi, potrebbe passarmi lo zucchero? È un'espressione che potresti sentire spesso in un bar. È molto pratica, vero? Il tono dovrebbe essere sempre dolce e amichevole. Non c'è bisogno di agitarsi o di parlare ad alta voce. Servono soltanto semplicità e rispetto. Sì, l'italiano riguarda anche il ritmo e l'eleganza. Parlare con calma ti permette di comunicare con sicurezza. Oggi, in questo podcast, ti insegneremo a parlare in modo naturale in un bar italiano. Ascolterai, ripeterai e comprenderai espressioni utili della vita quotidiana. Chi ha l'Italian Club impari ogni giorno qualcosa in più attraverso dialoghi naturali e facili da seguire. Prendi il tuo caffè, respira con calma e lascia che il tuo cervello ascolti la lingua italiana. Sei pronto? Cominciamo. Ora che siamo comodamente seduti, impareremo come ordinare un caffè in modo naturale in italiano. Sì, vedrai che è molto semplice. Tuttavia, devi prestare attenzione alle espressioni di cortesia e alla pronuncia. Esattamente. In Italia, quando ordini qualcosa, non dovresti dire semplicemente «voglio un caffè». Può sembrare troppo diretto. È vero. È più educato dire «vorrei un caffè, per favore». Significa «desidererei un caffè, per favore». Suona più delicato, più cortese e molto più naturale. Per sembrare ancora più cordiale, puoi dire «buongiorno, vorrei un caffè, per favore». Buongiorno è una parola importante in Italia. Quando saluti qualcuno prima di chiedere qualcosa, l'interazione diventa più calorosa e rispettosa. Ora ascolta attentamente la pronuncia. Vorrei un caffè. Presta attenzione a vorrei. Dovrebbe essere pronunciato in modo fluido. Vorrei. Molto bene. Per essere più specifico, puoi dire «vorrei un caffè macchiato» oppure «vorrei un espresso». Ricorda che in Italia, quando ordini un caffè, normalmente riceverai un espresso, non una grande tazza di caffè. Esattamente. Per chiedere un caffè più grande o meno concentrato, puoi dire «un caffè lungo, per favore». Puoi anche ordinare un cappuccino dicendo «un cappuccino, per favore». Per chiedere educatamente dello zucchero, puoi dire
Avete dello zucchero, per favore? Significa avete dello zucchero, per favore? Non dimenticare il tono. Parla con calma e cortesia e accenna un piccolo sorriso. Questa è una delle chiavi per parlare in modo naturale. Facciamo pratica con un breve dialogo. Immagina di trovarti al bancone di un bar a Roma. Buongiorno. Desidera? Buongiorno. Vorrei un caffè lungo, per favore. Certamente. Con lo zucchero? Sì, un po'. Grazie mille. Perfetto. È proprio così che può svolgersi una conversazione naturale in un bar italiano. Per sembrare ancora più naturale, puoi aggiungere un'espressione gentile alla fine, come buona giornata. Puoi anche dire grazie, è molto gentile. Queste piccole espressioni rendono una conversazione più umana e accogliente. Tutto ciò che stiamo imparando è italiano autentico per la vita quotidiana. Non hai bisogno di un vocabolario complicato. La cosa importante è parlare con sicurezza e semplicità. Ecco la tua sfida di oggi. Ordina un caffè in italiano, anche se ti stai esercitando a casa. Di ad alta voce: buongiorno, vorrei un caffè, per favore. Ripeti la frase 3 volte. Il tuo cervello inizierà gradualmente a ricordarla in modo naturale. Per esercitarti ancora di più, ascolta il nostro prossimo dialogo su come parlare con un cameriere in un bar italiano. Nella prossima sezione imparerai a fare domande semplici e a comprendere risposte comuni come un vero cliente in Italia. Hai ordinato il tuo caffè e ora il cameriere ritorna con la tua tazza. Questo è il momento perfetto per imparare a parlare con il cameriere. Sì, perché un vero dialogo è sempre uno scambio. Parli, ascolti e rispondi. Esattamente. I camerieri e i baristi italiani possono essere cordiali, ma possono anche parlare velocemente. Perciò devi ascoltare attentamente. Non preoccuparti, ti aiuteremo a comprendere le espressioni più comuni. Ascolta attentamente. Ecco il suo caffè. Significa ecco il suo caffè. Puoi rispondere grazie mille oppure grazie, è perfetto. Molto bene. A volte il cameriere potrebbe chiedere: desidera qualcos'altro? Significa desidera qualcos'altro. Puoi rispondere: sì, un cornetto, per favore? Un cornetto è un dolce italiano che viene comunemente consumato insieme al caffè. Potresti anche rispondere: no, grazie, solo il caffè. Significa no, grazie, soltanto il caffè. Perfetto. Sono espressioni molto semplici, ma ti permettono di comunicare in modo naturale. Per chiedere qualcosa, puoi dire mi scusi, può portarmi un po' d'acqua, per favore? Significa: mi scusi, potrebbe portarmi un po' d'acqua, per favore? Mi scusi è un'espressione molto utile. Ti aiuta a iniziare una richiesta in modo educato. È rispettosa, piacevole e molto naturale in italiano. Quando vuoi chiamare il cameriere, non dovresti gridare dall'altra parte della sala. No, me. Invece, di con voce dolce: mi scusi, per favore, facendo un piccolo gesto con la mano. Esattamente. È più rispettoso ed elegante. Se il cameriere chiede: va tutto bene? Puoi rispondere: sì, grazie, è molto buono. Potresti anche dire sì, perfetto, grazie. Per chiedere altro zucchero, di: avete dello zucchero, per favore? Per chiedere del latte, di posso avere un po' di latte, per favore? Queste espressioni sono molto utili e puoi usarle in qualsiasi bar, sia che ti trovi a Roma, Milano, Firenze o in una piccola città italiana. Ricorda che la cosa più importante non è parlare perfettamente. La cosa più importante è parlare con un sorriso. Sì,
Le persone italiane apprezzano generalmente quando qualcuno si impegna a parlare la loro lingua. Anche se commetti un piccolo errore, il tuo impegno può comunque creare un'interazione positiva. Più parli, più le tue orecchie diventano familiari con la lingua. Un giorno comprenderai le conversazioni senza dover riflettere su ogni parola. È vero, il tuo cervello si abituerà gradualmente alla musicalità, al ritmo e ai suoni dell'italiano. Ecco la tua sfida di oggi. Ascolta un vero dialogo in un bar italiano. Cerca di comprendere almeno 3 espressioni e ripetile ad alta voce con calma. Puoi anche esercitarti nel dialogo con un'altra persona. Una persona può interpretare il cliente e l'altra il cameriere. Scrivi nei commenti. Parlo con sicurezza in un bar italiano. Significa: parlo con sicurezza in un bar italiano. Chi? All'Italian Club ti aiutiamo a parlare ogni giorno in modo più naturale, con sicurezza e piacere. Nella prossima sezione ti insegneremo a prolungare una conversazione, fare domande e parlare del tempo o del tuo caffè. In un bar italiano le persone non bevono soltanto caffè, parlano anche, sorridono e condividono momenti insieme. Il tuo caffè è sul tavolo, la schiuma è bellissima e l'aroma è perfetto. Questo è il momento ideale per continuare la conversazione. Sì, perché in Italia il caffè non è soltanto una bevanda. Può anche essere un'occasione per parlare e condividere un momento con qualcuno. Esattamente. Uno degli argomenti più semplici da discutere è il tempo. Sì, parlare del tempo è semplice, neutrale ed è qualcosa che quasi tutti possono fare. Ascolta attentamente queste espressioni utili. Fa bel tempo oggi. Significa oggi c'è bel tempo. Fa freddo stamattina. Significa questa mattina fa freddo. Piove molto. Significa sta piovendo molto. Per rispondere, puoi dire sì, è vero. Significa sì, è vero. Potresti anche dire sì, ma domani farà più bello. Significa sì, ma domani il tempo sarà migliore. Molto bene. Con soltanto alcune espressioni puoi già iniziare una conversazione naturale. Per parlare del tuo caffè puoi dire è molto buono. Significa è molto buono. Puoi anche dire mi piace questo caffè. Significa questo caffè mi piace. Un'altra frase utile è forte ma delizioso. Significa è forte ma delizioso. Se il caffè non è di tuo gradimento, puoi dire educatamente è un po' troppo forte per me. Significa è leggermente troppo forte per i miei gusti. Potresti anche dire preferisco un caffè più leggero. Significa preferisco un caffè dal sapore più delicato. Sono espressioni semplici ma molto educate. Il tuo tono di voce rimane importante. Parla con calma e cordialità, con un sorriso. Puoi anche parlare della tua giornata. Per esempio, lavoro questo pomeriggio. Significa questo pomeriggio devo lavorare. Potresti dire sono in pausa. Significa sto facendo una pausa. Un'altra frase utile è mi riposo un po'. Significa mi sto riposando per un po'. Queste espressioni rendono la conversazione più vivace. Il cameriere o la persona di fronte a te potrebbe rispondere in modo naturale. Potrebbe chiedere ah sì, dove lavora? Significa davvero? Dove lavora? Potrebbe anche chiedere ha una giornata lunga? Significa la sua giornata sarà lunga? In quel momento l'interazione comincia a svilupparsi. Scambiate parole, sorridete e comunicate sinceramente in italiano. Puoi anche fare una domanda semplice,
per continuare la conversazione. Per esempio, viene spesso qui? Significa viene frequentemente in questo posto. Potresti anche chiedere: il caffè è sempre buono qui? Significa il caffè è sempre buono in questo bar. Molto bene. Queste domande sono perfette per una breve conversazione. Ricorda che non devi essere perfetto, devi soltanto avere il coraggio di parlare. Sì, perché si impara parlando. Ogni parola che pronunci ti aiuta a diventare più sicuro. Esattamente. L'italiano è come il caffè. Più lo pratichi, più lo apprezzi. Mi piace questa frase. Ecco la tua sfida di oggi. Parla del tempo e del tuo caffè in italiano, anche se ti stai esercitando da solo. Scrivi nei commenti: parlo del caffè e del tempo in italiano. Significa parlo del caffè e delle condizioni atmosferiche in italiano. Parlare un po' ogni giorno rappresenta già un progresso significativo. Nella prossima sezione impareremo come sostenere una conversazione breve e amichevole in un bar italiano. Scoprirai espressioni utili per parlare gentilmente e creare un legame autentico con le altre persone. Sai, le persone non vanno sempre al bar soltanto per bere qualcosa. Possono andarci anche per parlare, sorridere e condividere un momento. È vero, in Italia le piccole conversazioni sono una parte importante della vita quotidiana. Esattamente. Puoi iniziare in modo molto semplice. Non hai bisogno di frasi lunghe o complicate. Alcune parole gentili e un tono piacevole possono essere sufficienti. Per esempio, se qualcuno è seduto accanto a te, puoi dire: fa bel tempo oggi, vero? Significa oggi c'è bel tempo, non è vero? Potresti anche dire: il caffè qui è davvero buono. Significa il caffè di questo posto è veramente buono. L'altra persona potrebbe rispondere con un sorriso e dire: sì, mi piace venire qui. Significa sì, mi piace frequentare questo posto. Potrebbe anche dire: sì, è un bel posto. Significa sì, è un luogo piacevole. Ora hai iniziato una conversazione semplice e naturale, senza alcuna pressione. Per continuare, puoi fare un'altra domanda. Potresti dire: abita in questo quartiere? Significa vive in questa zona? Un'altra possibilità è: viene spesso qui? Significa frequenta spesso questo posto? Sono espressioni eccellenti per uno scambio amichevole. Dimostrano che sei interessato ed educato. Per essere ancora più cordiale, puoi fare un piccolo complimento. Per esempio, mi piace molto la sua borsa. Significa trovo molto bella la sua borsa. Potresti anche dire: ha un bell'accento. Significa il suo accento è molto bello. Fai sempre i complimenti in modo rispettoso e con un sorriso naturale. I sorrisi sinceri possono aiutare a creare una conversazione amichevole. Puoi anche parlare del tuo caffè, del tuo libro o della tua giornata. Per esempio, lavoro qui vicino. Significa: il mio luogo di lavoro è nelle vicinanze. Potresti dire faccio una pausa prima di tornare al lavoro. Significa: mi sto concedendo una pausa prima di riprendere il lavoro. Un'altra frase utile è leggo un po' prima di tornare a casa. Significa: sto leggendo per un po' prima di rientrare a casa. Sono frasi semplici, ma ti permettono di continuare la conversazione. Per terminare educatamente la conversazione puoi dire: buona giornata. Potresti anche dire spero di rivederla presto. Significa: spero di incontrarla nuovamente presto. Per sembrare più caloroso, puoi dire buona giornata anche a lei. Significa:
Auguro una buona giornata anche a lei. È una piccola differenza, ma può rendere l'interazione più personale. Queste piccole espressioni ti aiutano anche a cominciare a pensare in italiano. Gradualmente smetti di tradurre ogni frase e inizi a parlare in modo più naturale. Esattamente. È come respirare. Più ti eserciti, più diventa facile. Ecco la tua sfida di oggi. Inizia una breve conversazione in italiano. Pronuncia una frase semplice rivolgendoti a qualcuno, oppure immagina un dialogo nella tua mente. Scrivi nei commenti, faccio conversazioni amichevoli in italiano. Significa: sostengo conversazioni amichevoli in italiano. Ogni parola e ogni sorriso rappresentano un altro passo verso la padronanza della lingua. Nella prossima sezione impareremo come esprimere i tuoi gusti e le tue preferenze. Imparerai a parlare di ciò che ti piace o non ti piace in un bar. L'italiano è anche una lingua di emozioni e piacere. In un bar le persone parlano spesso di ciò che apprezzano, tra cui il caffè, il cioccolato, la musica e il lavoro. È un modo semplice per condividere qualcosa su te stesso. Sì, esistono molti modi per esprimere ciò che ti piace in italiano. Cominceremo con le espressioni più semplici. Per esempio, mi piace il caffè, Significa: apprezzo il caffè. adoro la cioccolata calda. Significa: amo moltissimo la cioccolata calda. Non mi piace molto il tè. Significa: il tè non mi piace particolarmente. Molto bene, riesci a sentire la differenza tra mi piace, adoro e non mi piace molto. Ogni espressione comunica un sentimento diverso. Mi piace è neutrale e significa che qualcosa è di tuo gradimento. Adoro è più forte e significa che ami moltissimo qualcosa. Non mi piace molto è più delicato e significa che qualcosa non è particolarmente di tuo gradimento. Per dire che qualcosa ti dispiace fortemente, puoi dire: detesto il caffè freddo. Significa odio il caffè freddo. Tuttavia, spesso le persone preferiscono esprimere un'opinione negativa in modo più delicato. Potresti dire non è il mio preferito. Significa: non è ciò che preferisco. Potresti anche dire preferisco qualcos'altro. Significa: desidero maggiormente un'altra cosa. Questo suona più delicato ed elegante. Per parlare delle tue preferenze, puoi dire: preferisco il caffè macchiato. Significa preferisco il caffè con una piccola quantità di latte. Potresti anche dire: preferisco il tè verde. Significa tra le diverse possibilità scelgo il tè verde. Puoi aggiungere una motivazione per rendere la frase più completa. Per esempio, preferisco il caffè macchiato perché è più delicato. Significa: preferisco il caffè macchiato perché ha un sapore meno intenso. Un altro esempio è adoro la cioccolata calda, soprattutto quando fa freddo. Significa: amo la cioccolata calda, specialmente quando la temperatura è bassa. Molto bene. Con queste espressioni puoi creare facilmente una conversazione reale. Esercitiamoci con un altro breve dialogo. Mi piace molto questo caffè. È perfetto stamattina. Significa: questo caffè mi piace moltissimo. È ideale per questa mattina. Sì, piace anche a me. Ma preferisco il cappuccino. È più leggero. Significa: sì, piace anche a me. Tuttavia, preferisco il cappuccino, perché ha un gusto meno intenso. Davvero? Io adoro il caffè forte. Mi sveglia subito. Significa: davvero, amo il caffè dal sapore intenso. Mi aiuta a svegliarmi immediatamente. Sì, ognuno ha i suoi gusti. Significa: sì, ogni persona ha le proprie preferenze.
Il dialogo è semplice, naturale e utile in italiano. Puoi usare le stesse strutture per parlare di cibo, musica, film o viaggi. Per esempio, mi piace la musica italiana. Significa: apprezzo la musica italiana. Preferisco i film comici. Significa: tra i diversi generi, scelgo principalmente i film comici. Non mi piacciono molto i piatti piccanti. Significa: i piatti piccanti non sono particolarmente di mio gradimento. Queste espressioni sono facili da imparare e molto utili nella vita quotidiana. Per chiedere a qualcuno quali siano le sue preferenze, puoi dire: ti piace il caffè? Significa il caffè è di tuo gradimento. Potresti anche chiedere: che cosa preferisci? Significa quale cosa ti piace maggiormente. La persona potrebbe rispondere: sì, mi piace molto. Significa sì, è molto di mio gradimento. Potrebbe anche dire: no, non molto, preferisco il tè. Significa no, non particolarmente. Il tè è maggiormente di mio gradimento. Questa è una conversazione breve e naturale che ti permette di esercitare il tuo italiano. Non avere paura di ripetere frequentemente le stesse espressioni. Il tuo cervello ha bisogno della ripetizione per sviluppare risposte automatiche. Esattamente. Più ripeti un'espressione con emozione e attenzione, più velocemente riuscirai probabilmente a ricordarla. Ecco la tua sfida di oggi. Pronuncia 3 frasi su ciò che ti piace e 3 frasi su ciò che non ti piace. Scrivile nei commenti sotto il titolo Mi piace e non mi piace. Significa ciò che mi piace e ciò che non mi piace. Per progredire più rapidamente, prova a pensare direttamente in italiano alle tue preferenze, senza tradurle prima. Pensare in italiano è uno dei passaggi più importanti per riuscire a parlare in modo naturale. Nella prossima sezione impareremo come pagare e salutare in un bar italiano. Anche alla fine di un'interazione, ogni parola è importante. Il sorriso finale è spesso ciò che le persone ricordano. Hai terminato il tuo caffè, la tazza è vuota e sei soddisfatto. Ora è il momento di imparare a pagare e salutare in modo naturale in italiano. Vedrai che anche la conclusione della conversazione è importante, perché la cortesia deve essere mantenuta dall'inizio alla fine. La prima espressione molto utile è il conto, per favore. Significa vorrei pagare il conto, per favore. È un'espressione breve ed educata utilizzata da molte persone. Ripetila insieme a noi. Il conto, per favore. Molto bene. Per sembrare ancora più premuroso, puoi aggiungere quando ha un momento. Significa quando avrà un momento libero. Comunica che non c'è bisogno di affrettarsi. Per esempio, puoi dire il conto, per favore, quando ha un momento. Suona natural, educato e rispettoso. Per chiedere quanto costa qualcosa, puoi dire quanto costa, per favore. Significa qual è il prezzo, per favore. Potresti anche chiedere quanto le devo. Significa quale somma devo pagarle. Quando il cameriere ti comunica l'importo, puoi rispondere va bene. Significa d'accordo. Puoi anche dire perfetto, grazie. Significa va benissimo, grazie. Per chiedere se puoi pagare con la carta, di posso pagare con la carta. Significa è possibile effettuare il pagamento con la carta? Puoi anche dire semplicemente con la carta, per favore. Significa vorrei pagare utilizzando la carta, per favore. Per pagare in denaro contante, di in contanti, per favore. Significa vorrei pagare in denaro contante, per favore.
Queste espressioni sono semplici, rapide e comunemente utilizzate nelle situazioni quotidiane. Non dimenticare di dire grazie alla fine, sempre con un sorriso. A volte il cameriere dirà «Buona giornata». Puoi rispondere grazie anche a lei. Significa «Grazie, auguro una buona giornata anche a lei». Di sera puoi dire buona serata. L'altra persona potrebbe rispondere «Grazie, buona serata anche a lei». Queste piccole espressioni sono importanti perché creano un'impressione finale positiva. La comunicazione comprende molto più delle parole, include anche il tono, l'espressione del viso e il sorriso. Anche quando il tuo italiano non è perfetto, le persone possono riconoscere la sincerità quando dici grazie e buona giornata. Per andare un po' oltre puoi dire «Grazie mille, era tutto molto buono». Significa la ringrazio molto, tutto ciò che ho consumato era davvero buono. Potresti anche dire «Ho trascorso un bel momento». Significa ho passato un momento piacevole. Queste espressioni sono semplici, ma dimostrano che apprezzi il servizio. Possono anche far sentire apprezzata la persona che ti ha servito. Ecco la tua sfida di oggi. Di ad alta voce il conto, per favore. Grazie. Buona giornata. Ripeti queste espressioni diverse volte, in modo da riuscire a ricordarle naturalmente. Scrivi nei commenti ordino, pago e saluto in italiano. Significa faccio un'ordinazione, effettuo il pagamento e saluto in italiano. Ogni fase, compresa la conclusione di una semplice ordinazione, ti avvicina all'utilizzo dell'italiano nella vita reale. Nella sezione finale ripasseremo tutto ciò che hai imparato oggi e ti mostreremo come utilizzare queste espressioni nelle situazioni reali. Vedrai come tutto è collegato: ascoltare, parlare, ordinare e ringraziare le persone. Tutte queste azioni fanno parte del piacere di imparare l'italiano. Il nostro caffè è quasi terminato e oggi hai imparato moltissimo. Ora puoi entrare in un bar italiano, ordinare qualcosa, parlare con il cameriere, pagare e sorridere in modo naturale. Ben fatto! Hai ascoltato, ripetuto e fatto pratica. Il tuo italiano sta già diventando più naturale. Ricordi l'inizio? Abbiamo imparato a dire «Buongiorno, vorrei un caffè, per favore». Significa buongiorno, desidererei un caffè, per favore. Poi hai imparato a parlare con il cameriere. Per esempio, mi scusi, può portarmi un po' d'acqua, per favore? Significa «Mi scusi, potrebbe portarmi dell'acqua, per favore?» Hai anche imparato a parlare del caffè, del tempo e della tua giornata. Per esempio, «Fa bel tempo oggi». Significa oggi le condizioni atmosferiche sono piacevoli. Hai imparato a dire «Questo caffè è molto buono». Significa questo caffè ha un sapore molto gradevole. Hai anche scoperto come iniziare una conversazione breve e amichevole e spiegare ciò che ti piace o preferisci. Per esempio, adoro il cappuccino. Significa amo moltissimo il cappuccino. Un altro esempio è preferisco il caffè macchiato. Significa tra le diverse possibilità scelgo il caffè macchiato. Naturalmente, ora sai anche come pagare e salutare. Puoi dire il conto, per favore. Puoi dire grazie, buona giornata. Tutte queste piccole espressioni sono strumenti preziosi per il tuo italiano. Ti permettono di comunicare nella vita reale, non soltanto di completare esercizi in un libro di testo. Soprattutto ti danno sicurezza, perché parlare italiano non significa essere perfetti, significa essere disposti a comunicare.
La cosa importante è vivere l'italiano, parlandolo, ascoltandolo e sentendone il ritmo. Ogni volta che bevi un caffè, pensa a un'espressione italiana che hai imparato qui. Il tuo cervello comincerà a collegare l'espressione a un momento reale della tua vita. Più ti eserciti, più queste parole diventeranno naturali. Un giorno parlerai senza analizzare ogni singola parola e inizierai a pensare direttamente in italiano. Questo è l'obiettivo di tutto ciò che facciamo qui, all'Italian Club. Ti aiutiamo a progredire ogni giorno, passo dopo passo, attraverso dialoghi realistici e situazioni quotidiane. Per continuare a imparare, ascolta gli altri nostri podcast, nei quali imparerai a parlare in altri luoghi. Puoi imparare a comunicare in un ristorante, in una panetteria, in un negozio o per strada. Più italiano ascolti, più la lingua diventa parte di te. Ecco la tua sfida finale. Ripeti ogni giorno un'espressione tratta da questo podcast. Scegli un'espressione e pronunciala ad alta voce con un sorriso. Scrivi nei commenti. Parlo italiano con sicurezza. Significa parlo la lingua italiana con sicurezza. Condividi la tua esperienza e raccontaci quale parte ti è piaciuta di più. Invia questo video a un amico che vorrebbe imparare l'italiano insieme a te. Imparare l'italiano diventa ancora più piacevole quando condividi l'esperienza con qualcun altro. Grazie per aver trascorso questo tempo insieme a noi in questo piccolo bar immaginario, dove le parole diventano sorrisi. Continua ad ascoltare, parlare e vivere attraverso l'italiano. Ricorda che ogni giorno fai un piccolo passo avanti. Siamo molto orgogliosi di te. A presto in un nuovo podcast. Non dimenticare il tuo caffè e il tuo italiano.